Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Oggi vorrei fare con voi un ripasso di alcuni colloquialismi che sono essenziali da sapere. Che cosa sono i colloquialismi? Sono delle parole e delle espressioni che sono comunemente usate nella lingua di tutti i giorni. Quindi, se dovessimo pensare al registro, diremmo che i colloquialismi sono usati nella lingua informale, in situazioni e contesti informali familiari. Per fare questo ripasso ci aiuteremo con delle lezioni che ho fatto in passato. Ok, qui al lato adesso io scriverò la versione colloquiale, va bene? Allora, buongiorno diventa buondì. Buondì lo dite ai vostri amici, alla vostra famiglia, alle persone che conoscete molto molto bene per avvicinarvi a loro, ok? Quindi è un registro sempre tu, buondì tu. Mentre buongiorno si può dire sia per il tu che per il lei, buondì è solo tu. Poi vediamo l'affermazione sì. Sì si può dire in tantissimi modi, ma se dovessimo trovare un colloquialismo, il primo che mi viene in mente è già. Già significa sì, è un colloquialismo. Non lo so, non lo so, frase classica. Boh, boh, è un colloquialismo che ovviamente useremmo in contesti molto rilassati, ok? Allora veniamo a mi piacerebbe. Mi piacerebbe, in modo più colloquiale, diventa magari, magari. Quindi magari è un'espressione di desiderio. Magari però può anche essere utilizzato nell'italiano colloquiale come sinonimo di forse. Quindi qui abbiamo forse non verrà, forse lui o lei non verrà. In italiano colloquiale questa frase può diventare magari non viene, perché abbiamo detto che magari in italiano colloquiale diventa sinonimo di forse e il futuro diventa presente, ok? Quindi nell'italiano colloquiale, spontaneo, informale, è accettato usare il presente al posto del futuro. Quindi io posso usare il presente per parlare del futuro. Qui ho un altro esempio. Domani ti telefonerò, che diventa domani ti telefono. C'è l'indicazione di tempo che ci aiuta a collocare l'azione al futuro. Poi, mi aiuti? Va benissimo questa domanda, ma se volessimo usare un colloquialismo, una frase più colloquiale, una domanda più colloquiale, diremmo: mi dai una mano? Che significa mi aiuti a fare qualcosa. Poi, se volete fare un complimento a qualcuno, dicendogli o dicendole che è intelligente, potreste optare per la versione colloquiale, ovviamente se si tratta di un amico o un'amica, e dire: sei sveglio o sei sveglia. Letteralmente sveglio significa awake, cioè sono sveglio, nel senso che non sto dormendo. In senso figurato significa essere intelligenti. Poi qui abbiamo che confusione, che confusione. Ogni volta che esclamo che confusione mi viene in mente la canzone dei Ricchi e Poveri. Che confusione, sarà perché ti amo. Come dire che confusione in modo più spontaneo? Che macello? Oppure che casino, che casino. Potremmo anche dire in realtà che baraonda, che bolgia anche.
Questa è una parola che viene dalla Divina Commedia, quando c'è tanta gente, tanta confusione in una strada, in un posto, eccetera. Diciamo che bolgia infernale, come se fosse un cerchio dell'inferno di Dante. Bolgia però è più riferito a persone, quando ci sono tante persone, mentre questi più a disordine. Ecco, che confusione, che disordine. Giusto. Anche che disordine. Andiamo avanti. Vi ho scritto altre frasi qui. Iniziamo dalla prima. Ho mangiato benissimo in quel ristorante. Un modo più colloquiale per dire benissimo è ho mangiato da favola in quel ristorante. Ho mangiato da favola in quel ristorante. Significa che ho mangiato benissimo. Ho fatto un viaggio bellissimo. Qui, perché parliamo di viaggio, potremmo dire di nuovo da favola, oppure da sogno. Ho fatto un viaggio da sogno. Poi, sono stata ad una festa divertentissima. Sono stata ad una festa divertentissima. Divertentissima possiamo dire da urlo. Sono stata ad una festa da urlo. Da urlo però potrebbe anche essere un vestito da urlo, cioè un vestito troppo bello, un vestito fighissimo, un vestito alla moda. Poi la festa era noiosa. Per dire noiosa possiamo anche dire era una rottura oppure una palla. Oppure come aggettivo era pallosa. Ok? Quindi possiamo dire la festa era una rottura o una palla, che significano una noia. Se invece vogliamo usare un aggettivo, diciamo pallosa. La festa era pallosa, cioè noiosa. Le nostre 4 frasi di oggi, che trasformeremo in frasi più colloquiali, sono le seguenti. Questo libro è una pizza. Mangiamo qualcosa insieme? Mi piace molto. Non voglio. Quindi questo libro è una pizza significa questo libro è una noia. Infatti io posso dire che pizza, cioè che noia, va bene? Quindi se qualcosa è una pizza non significa che è effettivamente una pizza da mangiare, ma significa che è una cosa noiosa da fare. Andiamo avanti. Mangiamo qualcosa insieme? Questa frase cambia un po' e diventa: ci mangiamo una cosa insieme? Quindi qualcosa diventa una cosa e mangiamo diventa ci mangiamo. Questa è una caratteristica del parlato colloquiale davvero frequente. Che cosa è successo qui? È successo che abbiamo aggiunto un pronome che sembra un pronome riflessivo, no? Quindi in qualche modo abbiamo trasformato il verbo mangiare in una sorta di verbo riflessivo. Perché? Perché l'aggiunta del pronome dà una carica emotiva alla frase. Un altro esempio che posso farvi è: che bello, stasera mi guardo un bel film. Anche qui non dico stasera guardo un bel film, dico stasera mi guardo un bel film. Questa frase significa che io sono davvero contenta di guardarmi un film stasera. Non vedo l'ora di guardare un film stasera, un bel film.
Spesso in queste frasi c'è l'aggettivo bel, bello, bella, belli, belle, eccetera. Per esempio, mi mangio una bella pizza, mi mangio un bel gelato, eccetera. Quindi questo uso pronominale dei verbi dà una carica affettiva, emotiva al contenuto della frase. Quindi io capisco che è qualcosa che il parlante non vede l'ora di fare o comunque qualcosa che dà felicità a chi parla. Veniamo alla frase seguente. Possiamo sostituire molto con 3 parole. Un sacco, un botto, un casino. Quindi io posso dire mi piace un sacco, mi piace un botto, mi piace un casino. E tutte queste 3 frasi significano mi piace molto. Ovviamente siamo in un contesto molto informale e molto colloquiale. Poi veniamo all'ultima frase. Non voglio. La sua versione colloquiale è usata tantissimo. Non mi va. Quindi se io dico non voglio fare qualcosa, in modo più informale diciamo non mi va di fare qualcosa. Quindi qua non voglio fare, mentre qui non mi va di fare. Questo è il verbo andare. Possiamo usare il verbo andare con un pronome indiretto, pronome oggetto indiretto, per dire che non vogliamo fare qualcosa. O al contrario, che vogliamo fare qualcosa. Quindi il non dipende dal contesto, no? Quindi posso anche dire mi va, mi va. Ti va di andare al cinema? Sì, mi va. Cioè, vuoi andare al cinema? Sì, voglio andare al cinema. In una conversazione spontanea, informale, colloquiale, preferiamo usare questa espressione. Quindi mi va, non mi va. Perché volere è un verbo abbastanza forte nel suo significato. Se dico non voglio fare questo, è una presa di posizione abbastanza forte. Quindi se noi stiamo parlando di andare al cinema, è ovvio che è più una cosa che hai voglia di fare oppure no. Non è una cosa che vuoi o non vuoi fare. Quindi è molto più comune nell'uso quotidiano della lingua, nell'uso più informale, più naturale, usare mi va, non mi va. Questo è tutto per la lezione di oggi, per il ripasso di oggi. Fatemi sapere nei commenti qui sotto se già conoscevate questi colloquialismi oppure no. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo nella prossima lezione. A presto! Ciao!